Ciao a tutti ragazzi, sono Sara la kitesurfista e siamo sempre qui da questa modestissima cameretta in Sri Lanka dove sto facendo un po' di surf in questi giorni d'inverno. Oggi altro video argomento wingfoil. Dopo il video sull'attrezzatura kitesurf, quindi cosa serve esattamente per fare kite, a grande richiesta il video cosa serve esattamente per fare wingfoil. Sono io per parlarvene, sono Sara la kitesurfista, sono istruttrice di kite e wingfoil da ormai anni, ne ho girato il mondo e adesso mi sono un po' calmata, sono di base a Tarifa, normalmente in Spagna, uno dei luoghi più ventosi d'Europa, dove gestisco anche un centro kite e wingfoil. Ho iniziato questo canale ancora durante il lockdown per mettere online tutto quello che mi veniva costantemente chiesto offline. Se non li avete ancora visti, vi metto qui il video sulle 10 cose da sapere prima di fare un corso wingfoil ed anche questo video su cosa si fa esattamente durante un corso wingfoil. In questo video vi parlerò di cosa ci serve esattamente per fare wingfoil in generale, quella che sarà il nostro set, quella che sarà la nostra attrezzatura completa da wingfoiler. Chi già lo fa o chi già ha fatto un corso, queste cose possibilmente le saprà già. Vi metto quindi in seguito i 10 accessori, le 10 cose, parte della nostra attrezzatura da wingfoil più un extra. Questa è l'attrezzatura completa da wingfoil che ci serve. Inizierei dalla muta. Ovviamente se serve finché fate il corso ve la daranno, ma vi consiglio di comprarla il prima possibile, perché se navigate in Europa vi servirà sicuramente ed è meglio comprarla nuova, che ci fitti bene, che sia perfetta per noi, per la nostra taglia. Ce ne sono di 1000 marche e tipi. Mi raccomando, provatela prima dell'acquisto. Anche se dovete acquistare online, provatela in uno shop perché deve essere perfetta. Normalmente un kiter o wingfoiler o surfer avrà 2 mute, una invernale e una short per il periodo estivo. Se ne trovano dai 100 euro in su, dipende da marca, tipo, modello. Passiamo poi ai leash. Chi fa wingfoil avrà bisogno di generalmente 2 leash, uno per la tavola e uno per il wing. Il leash non è altro che una corda normalmente amarrata, attaccata a piede, bacino o polso, che ci va a tenere collegati col wing e con la tavola. Questo è per evitare di perdere il materiale in acqua, ovviamente. La posizione del leash va un po' a gusti, uno col tempo capisce se preferisce un leash al bacino o un leash alla caviglia o al polso. In ogni caso, cosa più importante da fare è comprateli nuovi, perché sono stra importanti. Se per caso si rompono potreste perdere il wing che vi vola via o la tavola. Ce ne sono di 1000 prezzi e marche anche qui. Se comprate una tavola che sia nuova o usata, di solito vi affiancano anche il leash. E stessa cosa anche per il wing. Parliamo poi dei tools, quindi tutto il set di cacciaviti e viti che vi servono per montare e smontare il vostro wing set o foil set. Mi raccomando, occhio alle viti, non si devono usurare troppo, altrimenti poi potreste non essere in grado più di toglierle, quindi abbiate cura anche delle vostre viti e tutti i vari tools che stanno attorno al montaggio e smontaggio del foil set. Ad oggi ci sono materiali sempre più duraturi e resistenti, che quindi non si ossidano col tempo. Arriviamo poi alle parti principali della nostra attrezzatura da wingfoil. Il wing, il nostro motore. Con il wing prendiamo vento e navighiamo con il foil. Ad oggi ce ne sono di svariatissime marche e misure. Ogni wing si misura in metri quadri e si va dalle più piccole 1,5 per esempio alle 7-8, che sono ben più grandi, per venti molto più light, leggeri. Possono avere maniglie rigide o maniglie un po' più molli, potrebbero avere o non avere le finestre, cambia in base al brand, al design. Devono essere ovviamente pump e si gonfiano con le stesse pompe che usiamo per i kite attraverso delle valvole. All'inizio ne comprerete una adatta allo spot dove andate spesso e al vostro peso. Successivamente un winger potrebbe averne 2, una per vento light, leggero, e una per vento un po' più forte. Parliamo poi della tavola, altro pezzo molto importante della nostra attrezzatura
da wingfoil. La tavola è molto importante, ma mai tanto quanto il foil set. All'inizio, se volete risparmiare, direi risparmiate sulla tavola, ma non tanto sul foil set. Anche qui per la tavola ci sono svariatissime misure e marche, misure in termini di litri e piedi. Come già spiegavo in quest'altro video, all'inizio è importante prendere una tavola grande, poi col tempo la potrete rivendere e comprarne una più piccola mano a mano che progredite. Per farvi un'idea dei prezzi potete controllare sempre adesso wingfoil.com per esempio, che così avete un'idea un po' dei prezzi dell'usato. Per quanto riguarda le misure farò un video a sé perché il discorso è abbastanza lungo. Parliamo poi del foil set, che è una parte fondamentale della nostra attrezzatura da wingfoil ed è forse anche la parte più costosa. Se è il vostro primo acquisto, il vostro primo foil set, vi consiglio comunque di prenderlo in alluminio, non serve, a meno che non abbiate budget, non è necessario prenderlo in carbonio, che è il materiale più costoso e più leggero. Anche un foil set in alluminio va bene per praticare e progredire. Ce ne sono di 1000 marche e design ad oggi, oltre che misure. Se potete, prima dell'acquisto, fate in ogni caso un test, perché cambia davvero tanto da marca, design, shape della front wing, cambiano tantissimi piccoli dettagli. Regola generale è che all'inizio avete un albero più corto e un'ala front e stabilizzatore più grandi, per poi andare sempre a diminuire la misura, se non quella dell'albero, quando andate sempre meglio e volete iniziare a progredire veramente. E magari cambia anche lo stile che volete fare. Parliamo poi degli straps nella tavola. Normalmente se acquistate una tavola viene con generalmente 3 straps. All'inizio state imparando, potete anche non usarli a mio parere o mettere solo i front. Solo se iniziate a saltare o fare tricks o cose strane è meglio averli. Parliamo poi del casco, molto importante. Durante la pratica del wingfoil vi consiglio di comprare ed avere sempre un casco. Ricordiamoci che il foil potrebbe fare male se ci viene in testa, quindi è assolutamente consigliato usarlo. Stessa cosa vale per l'impact vest, che quindi ci copre questa parte in caso di colpi con il foil. C'è poi la pompa da comprare, che è importante per gonfiare il nostro wing. Anche qui io l'ho scroccata per molto tempo, però è sempre meglio comprarla. Ad oggi vendono anche dei per i più, insomma, per i wingfoiler un po' più fighetti, vendono anche queste pompe che automaticamente te lo gonfiano da sole, quindi ci risparmiano anche questa fatica del warm up iniziale. Vi metterò il link in basso per una che ho provato ed è veramente figa, per quanto io preferisco sempre fare warm up. Ed eccoci arrivati all'extra, custodia waterproof buona per il telefono. Vi consiglio, specialmente se andate spesso a navigare da soli e magari ben dentro in mare, dove il vento spesso è meglio, c'è poco da fare, sì potete farlo, ma magari portatevi via il telefono in una buona custodia waterproof, così se succede qualcosa, e qui vi metterò il link al video sugli incubi che possono succedere durante la pratica del wingfoil. Possono succedere svariate cose, quindi se avete il telefono con voi, in ogni caso potete chiamare la mamma, la moglie o la guardia costiera, che magari vi danno una mano. I materiali che vi ho messo qui sono, per mia comodità, Duotone, Nakain, Aio, che sono quelli che uso di più. Non è che sono necessariamente i miei preferiti, ne ho provati tanti nel tempo, ma ci sono 1000 altre marche. Concluderei dicendo di non risparmiare mai tantissimo sull'attrezzatura, piuttosto investite qualche euro in più, che tanto sempre potete poi rivenderla, e comprate cose buone in uno stato decente. È importantissimo che non si rompano cose finché stiamo andando, finché stiamo navigando. Mi raccomando, se ti è piaciuto questo video e se hai bisogno di altre informazioni, scrivilo nei commenti o scrivimi in privato. Ti ricordo che c'è anche il mio blog, puoi iscriverti alla newsletter, organizzo anche camp di wingfoil a Tarifa, quindi mi raccomando, se ne hai bisogno fammelo sapere. Per quanto riguarda l'attrezzatura del wingfoil direi che è tutto. Dallo Sri Lanka, mega caldo, ti saluto, spero che questo video ti sia piaciuto e se sì iscriviti e lascia un like. Ciao a tutti, ciao ciao!